nella puntata precedente. A Itaca, mentre l'alba si leva sul mare inquieto, Telemaco si presenta all'assemblea degli anziani. Con parole ferme accusa i proci di consumare i beni della sua casa e di profanare la memoria di suo padre. L'onore. I proci. Ma i pretendenti, sfrontati, respingono ogni colpa e predicono la rovina del giovane. Atena, sotto mentite spoglie, continua a guidarlo, lo sprona, lo protegge, lo rende audace. Sangue del vostro re, e voi lo lasciate solo? Telemaco torna al palazzo e in segreto prepara la partenza. Rivela alla nutrice Euriclea il suo piano e le chiede di custodire il segreto. Non dire nulla a nessuno. Solo dopo 12 giorni parlane a mia madre. Nella notte, aiutato dalla dea, raggiunge la riva. Una nave già pronta lo attende. Compagni scelti salgono a bordo. Le vele si tendono al vento. E così, senza che né Penelope né i proci ne sappiano nulla, il figlio di Ulisse lascia Itaca, deciso a cercare il padre e il suo destino. Nel frattempo, Hermes comunica alla bellissima Calipso il volere degli dei, ovvero di permettere ad Ulisse di lasciare l'isola e di tornare dalla sua famiglia. Stranieri. Benvenuti sulle rive di Sacra Pilo. Non chiediamo chi siate, né da dove veniate. Ogni ospite è sacro agli dei. Oggi celebriamo il grande Poseidone, signore degli abissi e scuotitore della terra. Bruciamo le viscere dei tori sull'altare, libiamo in suo onore con il vino più puro e banchettiamo come si addice agli uomini e agli dei. Venite dunque, sedete con noi sotto il tendone del re Nestore. Avrete parte del pane, della carne e del vino. Dopo, se vorrete, ci direte il vostro nome e il vostro destino. Grazie della tua ospitalità. Telemaco e Atena, celata nel volto di Mentore, prendono posto al banchetto del re. Trasimede, figlio di Nestore, li accoglie con rispetto, facendoli sedere al cospetto del padre. Il banchetto scorre tra carne arrostita e coppe colme di vino, finché il sole declina e la quiete cala sulla piazza. Allora Telemaco si presenta con parole misurate e chiede a Nestore con voce sincera notizie di suo padre. Tu che vedesti gli eroi sorgere e cadere sotto le mura di Troia, tu che parlasti con mio padre, l'astuto Odisseo, dimmi, ti prego, lo hai visto tornare?
Hai udito parola del suo destino, poiché io, suo figlio, cresciuto nel vuoto della sua assenza, non cerco gloria, ma solo una traccia, una speranza, o anche solo un canto che parli ancora di lui. Ah, quanta ombra portano i ricordi della guerra, figlio mio. Troppi eroi ho visto cadere sotto il cielo di Ilio. Achille, il più valoroso tra tutti i greci. Patroclo, suo amato compagno. Aiace Doileo, travolto dalla sua stessa Ibris. E il mio stesso figlio, Antiloco, giovane fiore stroncato troppo presto. E tuo padre, Ulisse, nessuno lo superava in astuzia, in parola o in pensiero. Mai tra noi ci fu dissenso nelle assemblee o discordia sui campi di battaglia. La sua mente era un'arma più affilata del bronzo e il suo cuore saldo come la roccia. Ma dopo la caduta di Troia, non fu la pace a seguirci. L'ira degli dei si abbatté su noi tutti. Aiace, figlio d'Oileo, osò profanare il tempio di Pallade, tentando di rapire Cassandra. E per quell'impietà Atena ci voltò le spalle. Le nostre schiere si divisero. Agamennone restò con i suoi per placare la dea con sacrifici, mentre Menelao scelse il ritorno, e con lui partimmo anche io e tuo padre. Ma anche quel viaggio fu spezzato. Zeus seminò discordia tra noi e ancora una volta ci dividemmo. Ulisse, guidato forse da presagi o volontà divina, invertì la rotta. Io proseguii verso casa, accanto a Diomede. Da allora non ho più udito sua voce, né visto il suo sguardo. Ma se il destino gli ha concesso vita, allora credi, Telemaco, tuo padre troverà la via del ritorno, perché nessun mare è troppo vasto per la mente di Ulisse. Beato Oreste che ha potuto vendicare il padre Agamennone. Invece gli dei mi negano persino la speranza. Ma tu non sei solo, figlio d'Ulisse. Se Atena ti proteggerà come ha fatto con tuo padre, troverai la tua vendetta. Fidati, gli dei sanno mutare i destini quando meno te l'aspetti. Preferibile è un ritorno travagliato ma glorioso, piuttosto che uno facile e breve che porta alla morte, come fu per Agamennone. Mentre i greci combattevano sotto le mura fiammeggianti di Troia, ad Argo si consumava un'altra guerra, silenziosa e vile. Egisto, approfittando dell'assenza di Agamennone, iniziò a tramare. Con parole melliflue sedusse Clitemnestra, la regina. Quando il re fece ritorno, stanco e ignaro, non trovò l'abbraccio della sposa, ma l'agguato. Non cadde sul campo, ma nella propria dimora, trafitto dal tradimento. Egisto prese allora il trono di Micene e per 7 anni regnò sull'Onta. Ma Oreste, figlio dell'attesa e del dolore, tornò. Cresciuto nell'ombra, colpì nel silenzio. Con la lama della vendetta lavò nel sangue l'insulto al padre. E fu proprio in quel giorno, come voluto dagli dei, che Menelao, fratello di Agamennone, fece ritorno. Il re di Sparta, sopravvissuto a naufragi, isole perdute e terre lontane, rientrò carico di tesori. Ma nulla, quel giorno, brillava più della giustizia compiuta.
Quando il racconto fu concluso, il saggio Nestore indicò a Telemaco la via verso Sparta. Disse che là, dal re Menelao, forse avrebbe trovato risposta alle sue domande, notizie più certe del destino del padre. Aspettate! Aspettate! Telemaco, aspetta. Se scegli la via di terra ti offrirò un carro e cavalli forti e mio figlio ti guiderà nel viaggio. Così onoro il sangue d'Ulisse, mio antico compagno. Per questa notte restate qui. Sarebbe empio che tu, ospite e figlio d'eroe, dormissi sotto le stelle. Onoratemi dunque della vostra presenza nella mia casa. Accetto con gratitudine l'ospitalità di Nestore, uomo giusto e pio. Telemaco, va ora a riposare, che il sonno ti darà vigore per il cammino. Non temere per le navi né per i tuoi compagni. Sarò io a vegliare su di loro e a preparare ogni cosa per la partenza. All'alba tutto sarà pronto, come si conviene al figlio d'Odisseo. Grazie, Nestore, davvero. Quella sera Nestore seguì con passo discreto la figura dell'ospite divino fino alle navi. La vide parlare ai marinai sotto la luce pallida della luna. Poi, davanti ai suoi occhi, un prodigio. Atena si levò in volo sul mare silenzioso. Allora Nestore capì. Una dea era al fianco di Telemaco. All'alba del nuovo giorno, Nestore levò lo scettro e proclamò il sacrificio in onore di Atena. Una giovenca fu adornata con corna dorate, mentre i figli del re si mossero rapidi, uno a chiamare la Erce per i preparativi sacri, un altro a radunare i compagni di Telemaco dalla nave, lasciandone soltanto 2 a vegliare sull'imbarcazione. La dea, invisibile, assisteva in silenzio. I peli dell'animale furono gettati nel fuoco. Trasimede colpì la giovenca al collo e Pisistrato le recise la gola. Le carni, bagnate di vino, arsero sulla brace sacra, tra inni e preghiere. Solo dopo il banchetto, con il cuore colmo di fede, Telemaco e Pisistrato montarono a cavallo. Sotto il cielo limpido del Peloponneso si misero in viaggio verso Sparta, guidati dalla speranza e dal volere degli dei.